E ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Allora, quali sono gli ortaggi che possiamo seminare direttamente in campo a marzo? Beh, ora te lo dico. Stiamo lavorando tanto in serra. In verità potresti farle anche a pieno campo, in questo caso anche fuori, tranne qualcosina che ti faccio vedere. Abbiamo le nostre insalate, le abbiamo viste nel trapianto, stanno andando bene le ragazze, guarda qua che bella. Le insalate stanno andando, ma noi stiamo parlando dei trapianti, quindi ti faccio vedere due cose che ora vado a piantare subito. Allora, abbiamo di sicuro che vado a mettere ora è il fagiolo nano. A me piace questo qua, indoor, mini door, scusami. Che cosa andiamo a fare? Qua andremo a mettere tutti i pomodori tra 15-20 giorni. Andiamo a mettere tutti i fagiolini, perché questo qua è un fagiolo nano, sono i fagiolini, da noi li chiamano cornetti qua. L'obiettivo quale sarebbe? Il pomodoro sale alto, i cornetti mi coprono la parte bassa, in più i fagiolini sappiamo che rilasciano azoto nel terreno, quindi è una buona consociazione. In più andiamo a seminare in campo la zucchina, vedi? Andiamo già a metterla. Questo perché? Nell'ultimo anno mi sono accorto che zucchine, angurie, zucche crescono meglio se le pianto da seme direttamente in terra, perché il momento del trapianto è un momento un attimino delicato, quindi le vado già a piantare e andrò a metterle nella fascia quella un attimino più esterna. Questo perché quando le andrò a aprire, quindi metto giù ora le zucchine, sono pronte secondo me col primo raccolto a naso metà aprile massimo, secondo me anche un po' prima. A maggio probabilmente avrò già aperto la serra, quindi riesco ad andare a raccoglierle sia dall'esterno che dall'interno, molto più accesso facilitato. In più ora richiedono un attimino più caldo e la parte, diciamo quella un pochino più esterna, è dove il caldo c'è un pochino di più, un attimino più facile al limite a coprirlo con dei teli TNT. Quindi andiamo a trapiantare loro. Andiamo però a vedere anche due cose. La prima, in questo pezzo di terra ci sono delle cover crop. Che cosa sono? Sono delle piante che sto andando a seminare, danno un sacco di benefici al terreno, le ho già seminate, effettivamente non te l'ho fatto vedere quando le ho seminate, però poco importa, e è la senape. Io ho usato una senape bianca, è una varietà molto molto veloce, quindi vuol dire, tanto te la faccio già vedere perché sta già crescendo, guarda qua. Senape bianca, cresce in modo veloce, vuol dire che verso fine aprile io andrò a trinciarla, quindi tutta materia organica, rilavorerò la terra e qua vado a mettere i pomodori li metto fuori esterni a inizio maggio per evitare le gelate, e ti faccio vedere che sta già crescendo molto molto bene. Guarda qua, è già spuntata nel giro di 3-4 giorni, pam, è spuntata, e se vedi sono tutte praticamente queste foglioline verdi che vedi. In questo terreno poi ho fatto due prove, perché lasciandomi consigliare da Giampietro, lui mi ha detto guarda che la terra, o meglio la semente per attecchire meglio deve avere la terra battuta, passala col rullo, perché il punto qual è? Se il seme trova la terra un attimino compatta, incomincia a ancorarsi, quindi qua vedi fa la radice e dopo spunta fuori il germoglio. Se trova la terra morbida invece continua a scavare finché non trova il duro prima di emettere la parte quella più verde, quindi a sbucare fuori. Questa cosa qua effettivamente la fanno quando penso c'è da seminare l'erba, batti la terra, e è vera, perché qua che ho provato a battere tutta la terra, vedi che è più compatta, è venuto fuori la semente subito, vedi, bam, la vedi anche là, non so se si riesce, la vedi? È tutta piena, è piena di queste foglioline. Nello stesso giorno io che cosa ho fatto? Sono andato a seminarla invece qua, in questa parte qua, però qua non ho battuto il rullo, infatti lo vedi, e non è ancora spuntata, cioè sta spuntando, c'è qualche fogliolina che sta venendo fuori, perché la vedo, per capirci, questa qua è senape,
la vedi? C'è. Però ci sta mettendo più tempo. Dopo tu mi dirai, sì, però ci sono altre piante, cioè, però chi se ne frega. L'importante è che venga su tutta la senape e quando sarà alta sarà almeno 60 cm, tanto dopo andremo a trinciarla e a rielaborarla. In più l'effetto è bellissimo perché dipinge tutto di giallo. La senape ha un sacco di proprietà, tra l'altro viene usata un sacco in terfila proprio qua in Franciacorta perché rilascia tanta materia organica al terreno e i miei terreni hanno bisogno di sostanza organica. Questa cosa qua me ne sto accorgendo parecchio, ma ha un altro beneficio che praticamente tiene a bada molto i funghi che ci sono nel terreno. Ora te la sto dicendo brutta, il concetto deve essere quello. Ci sono tante cover crop, io non ho voluto usare più varietà per un motivo molto semplice, quindi miscugli. Andando a mettere giù i miscugli, mi è successo un anno, giustamente ci sono diversi momenti, diverse tempistiche di crescita delle mie piante. Avendo un momento così predefinito, cioè io ho bisogno che la senape cresca e possa andarla a trinciare, rilavorare il terreno e ritrapiantare nel giro di un mesetto e mezzo, 2, la senape era quella che mi garantiva una velocità estrema. Se avessi messo, non so, magari il rafano, che ci mette più tempo, quando andavo a trinciare la senape, probabilmente qualche pianta del miscuglio stava crescendo e quindi mi avrebbe fatto una sorta di seconda semina. Insomma, si sarebbe comportata infestante, quindi questa cosa qua non la volevo. Quindi confronto sempre con i miei belli e bravi agronomi, mi hanno detto metti giù la senape. Occasione anche per andare a vedere l'aglio che sta crescendo. Vedi? Guarda qua. Ora, queste qua sono infestanti che andremo a togliere, farò un passaggio nell'andare a togliere tutte le infestanti. Stanno crescendo quasi tutte le piante d'aglio, aglio, si vede anche la spazzatura giusta. Qua c'è altro aglio. Fra qualche giorno, lì vabbè c'è tutta la cipolla, tra qualche giorno cosa faccio? Vado a riaggiungere altro cippato, in modo tale da tenere sottovada totalmente le infestanti, in modo tale che l'aglio dopo non lo tocco più sino più o meno a luglio. Perché vedi, dove ho messo, qua dobbiamo stare attenti a fare questa operazione, in alcune parti è spoglio, in altre vedi che c'è più cippato. Io di solito sull'aglio ci vado a mettere parecchio cippato, quasi, ma qua che cosa avremo? Un 4-5 centimetri, quindi dobbiamo proprio abbondare. La stessa operazione lo andrò a fare con le cipolle. Invece questa parte qua del campo la andrò a lavorare credo tra un 15-20 giorni. Voglio finire di mangiare e vendere tutte le verze che sono avanzate, le ultime, qualcosina di cavolo nero, ma questa parte posso già trinciarla. Ti sto mostrando tutto questo perché l'altro giorno ero in campo in questa condizione, ora sono in campo in questa condizione. Guarda il tempo, e marzo è un po' un momento un po' sfigato perché purtroppo passi da temperature o molto alte o molto basse, quindi andare a seminare o a gestire male le nostre piante rischia di ritardare tutta la fuoriuscita delle piante, oppure le piante si inanizzano. Cosa vuol dire? Che incominciano, sento il caldo, escono, arriva il freddo, si ribloccano e prima che ripartano ci vuole un sacco di tempo. Fatto è che se tu aspetti 15 giorni invece crescono in modo diretto e anzi superano le piante o i tuoi ortaggi che hai messo giù in modo scalato o piano piano. Non perdiamo tempo, andiamo a seminare quindi i fagiolini e le zucchine. Andiamo quindi a mettere i fagiolini nella posizione che ti ho detto. Cosa vado a fare? Prendo un gruppettino di fagiolini. Ho mangiato le prime fragole, si vede, né? Vai. Vado a fare una piccola buchettina, così, nel terreno, e vado a posizionarli. Una volta fatto questo vado a sotterrarli, così, più o meno. Non troppo, devono essere qualche centimetro, e dopo vado a bagnare.
il gioco praticamente è fatto. Non andate a metterli troppo in modo profondo, mi raccomando. Per quanto riguarda le zucchine, abbiamo 100 semi, sono un sacco. Allora, stiamo attenti a non calpestare nulla e andiamo a posizionarci già dove andremo a mettere le nostre zucchine. Cosa ho notato? Che quando le zucchine sono ben distanziate, producono molto di più. Le ho sempre tenute circa a un 40 cm di distanza l'una dalle altre. Mi sono accorto che con 60 cm raddoppiano la produzione e stanno molto molto meglio. Quindi le vado a mettere a 60 cm l'una dalle altre. In più mi sono anche accorto che le zucchine crescono meglio se c'è aria, quindi si ammalano di meno, soprattutto in momenti così piovosi, un po' sfigatini. Quindi vedi, qua io ho i miei semini, me ne sono messi in mano, andiamo già a trapiantarli. A differenza dei fagiolini, che ne metto giù qualcheduno, faccio il mio classico buchettino, ok? E gliene metto solo uno. Nel caso abbia bisogno di altri, cioè vedo che non partono, gliene vado ad aggiungere un altro, nel senso che voi potete andare ad aggiungergliene anche due senza nessunissimo problema. Il problema è che dopo dovete andarla a togliere perché occupano veramente tanto spazio. La zucchina dovrebbe essere messa con il cornetto verso il basso, in modo tale che parta prima la radice. Nel mio caso in terra, tanto questo qua si rivolta 1000 volte, quindi è inutile fare anche troppo i sofisticati. Lo metti giù come ti viene e via, tanto la natura fa. Dopo a conto suo, vedi che vado a prenderlo, io sotterro e basta. La terra è un po' più dura, però tanto la bagno e mi riparte. Andiamo a prendere la bustina, perché qua c'è da stare attenti con la semente. Se ne andate a mettere troppa di semente, dopo dovete andare a toglierla. E questa roba non è buona. Poi fate conto che se una pianta di zucchina, non so, fa quei 6 kg di zucchina a pianta, io in un anno andrò a mettere un 400 piante di zucchine circa. Qua me ne è scappato qualche seme in più, vabbè, lo lasciamo. E il problema dopo è che è un lavoro tutto un po' da abbassato, però ragazzi, la terra è bassa, è così. Tac, devo metterlo. Non mettetelo troppo profondo il seme, non serve metterlo profondo i semi. Qua ora sono curioso di vedere quanti semi mi partono. Ci saranno almeno 100 120 circa un 100-120 secondo me ci sono di piante zucchine. Le altre andremo a metterle fuori quando è stagione, perché dopo sotto in serra mi soffriranno troppo per il caldo, quindi queste qua che andiamo a mettere mi stanno in produzione sino a giugno. Anche qua vi ricordo la regola delle zucchine: le zucchine le più produttive sono quelle che gli fate fare un ciclo abbastanza corto. Cosa vuol dire ciclo corto? Vuol dire che andiamo a chiedere alla zucchina di stare in produzione quei 3 mesi, non di più, dopo le andiamo a togliere e le rimettiamo altre. Siamo già al secondo pacchetto, sì, sarà un 100, 120, no dai, forse un po' di più, quasi un 150 semi, non male direi. Ci sono anche delle trapiantatrici, diciamo manuali, che si possono utilizzare, magari una, ne ho messi un po' troppi, una la prendo per testarla volentieri con voi e vediamo l'effetto che ha. Una volta fatto questo però andiamo subito a bagnare, a dargli acqua anche un po' forte, in modo tale che la terra si assesta, si bagna per bene e qua ci esce tutto giusto. Vedi, indice entra e schizza fuori il seme. Togliamo questa infestante che non è bella, tiriamo giù il seme e l'ultimo, voilà, avanzo di qualche semino. Ok, non ho ancora fissato l'irrigazione, però vedi, sto dando irrigazione molto a pioggia, tanto il telo che ho messo fa passare l'acqua, trattiene l'umidità e andiamo a bagnare subito quello che ho fatto. Tra l'altro ho un aggiornamento sulle galline, perché ne ho trovato un'altra morta, purtroppo,
quando vedi è abbastanza bagnato, un bagno abbastanza superficiale quello che gli sto facendo. Continuo a trovare le galline, ne ho trovato un'altra morta e continuo a trovare escrementi. Ma secondo voi cacca di gatto? Sarebbe da capire se è di gatto o no. Questa roba qua dobbiamo capirla. Qua ragazzi sono aperte le ipotesi. Poi ci sono i paradossi. Io do da bere in serra, mi fermo e dico c'è il rumore d'acqua e infatti fuori piove. Che cosa ho detto? Clima pazzo. No dai, è marzo. Quindi anche oggi è finito. In questo video che cosa ti ho fatto vedere? Ti ho fatto vedere come andare a fare i trapianti, ti ho fatto vedere che cosa sto facendo in campo, abbiamo visto le cover crop, abbiamo visto come stanno andando avanti quello che è in campo, quindi cipolle e aglio. Direi che il mistero, ferma, c'è il mistero ancora delle galline, chi è che me ne sta mangiando. Ora le galline sono chiuse dentro il pollaio, le tengo chiuse per 15 giorni, vediamo se migliora la situa. E basta, direi farmer, ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!